Ciao ragazzi, bentornati su FC26 con il nostro Notts County. Oggi andremo a debuttare in campionato, ma andremo un po' a concludere bene o male il calciomercato. Allora ho messo un po' di difensori centrali da seguire per avere un quadro più completo su chi poter comprare, perché ovviamente è l'ultima cosa che faremo con il budget che abbiamo, perché così almeno possiamo magari permetterci un colpo interessante, anche perché insomma dobbiamo comprarne uno titolare e dobbiamo fare una bella, come dire, una bella roba. Non si può fare un acquisto a caso, quindi insomma, anche perché insomma in Premier è abbastanza tostarella e quindi, come dire, sarà complicato. Allora, andiamo a vedere un po'. Intanto sì, ho messo a seguire di nuovo alcuni difensori centrali che ho già in lista, perché insomma non c'avevano più l'overall da vedere, e quindi ho dovuto riseguirli in un qualche modo. Questo sembra interessante, pure questo in realtà, però vabbè, portiere direi che non ci interessa granché, a dirla tutta. Ok, questi già visti. Andiamo avanti, anche perché dobbiamo finire pure questa coppa, che ci potrebbe dare più soldi, onestamente. Sempre cosa buona le coppe. Stanno arrivando un sacco di offerte per Sefali Traoré e ora anche Payne, che insomma si è scatenata l'asta. Ma Payne, ragazzi, come vi ho detto, non si vende. Possibilmente lo terrei, anche perché è un giocatore a cui sono legato. Poi se un giorno dovremmo per forza fare, ok, ma finché si può sperare in una sua crescita, io sinceramente punterei a tenerlo. Allora andiamo a simulare questa amichevole, no, questa partita di coppa. Ok, bene, perdiamo 1-0. Non me l'aspettavo contro l'Alaves, ma ok, ci può stare, può capitare. Ah, è finito così il torneo? E quanto siamo arrivati? Non ce l'hanno detto, sti maledetti. Allora, mo penso che ce lo diranno, credo. Accetta, un anno va benissimo. Assolutamente sì. Aggiornamento ruolo per Al, intanto. È diventato 82, il che è buono. Dinamica, ma sì, io farei dinamica, così mi cresce un po' in base a dove deve migliorare, secondo me, che è la cosa migliore. Ok, altre relazioni osservatore, ma insomma questo l'avevo già seguito, infatti è già dei preferiti, però mi sei levato l'overall. Ma perché si leva l'overall? Una volta che li segui dovrebbe rimanere, ma a quanto pare non rimane. È un peccato questa cosa, che ogni volta tocca di nuovo riseguirli e diventa un lavoraccio, diventa. Questo sembra una bestia, questo Arthur, tanta roba. E mail non lette, va bene. Non siamo riusciti a raggiungere la finale. Ma come? Eravamo primi in classifica, com'è possibile? Ne ho persa una su 3, ne ho vinte 2. Com'è successo? Non ho ben capito sta roba, ma va bene lo stesso. Allora, tu chi sei? Parrella, va allo Sparta Rotterdam per un anno. Ok, e uno ce lo siamo levati. Poi sì, qua solite offerte. Vabbè, ma perché mi devono disturbare con queste offerte che tanto non le accetterò mai? Domanda del giorno. Perché? Per quale motivo? Max Loren Castro, esterno sinistro potenzialmente interessante, infatti io lo terrei lì. Alfie Gil, pensavo meglio. Zach no. Connor no. Questo è interessantissimo, Sanchez. Beh, bello forte. Ugo Ciucu, qua tantissima roba. Lista preferiti, assolutamente. Ammazza, se è forte quello. Parrella in prestito, quindi uno l'abbiamo mandato. Termini, oh,
non Roma Termini ovviamente. Termini per il prestito, ok, accetta. Molto bene, questi qua rimangono sempre qui che ci offrono ormai anche le loro madri, ma noi non vogliamo niente, non vogliamo niente. Allora, ammazza, ok, questo ragazzi è il reggente di Zegrova, secondo me. Eidon del Kosovo potrebbe essere il reggente di Zegrova. Ho questa vaga idea che potrebbe, però se c'è, perché se già, beh oddio, in effetti siamo già al quarto, quinto, forse al quinto anno siamo. Avrebbe 33 anni, non lo so onestamente allora. Mi sembra ancora giovane per ritirarsi. Non so se sia il suo reggente, però potrebbe, chi lo sa. Non so se si è ritirato, quindi... Adesso scusate, per onor di cronaca andrei a vedere perché sono troppo curioso. Vediamo un attimo. No, c'è ancora 30 anni. Tanto lo seguo. No, così a botto. Lo seguiamo un attimo, sono curioso. Vabbè, offerta per Payne ritirata. Anche perché non ti abbiamo risposto, quindi... E non ti risponderemo mai. Sto seguendo altri difensori centrali qua, che non sembrano affatto male. Andiamo avanti. Offerta... No, l'Ungheria può aspettare, con tutto il rispetto, ma ho altre cose da fare in questo... Forse fin troppe. Ammazza, quante relazioni osservatore. James Noble, questo era già nei preferiti? No, non c'era. Beh, però è forte, vero? 18 anni, 79. Dobbiamo tenerlo d'occhio per quanto riguarda l'acquisto da fare in difesa, perché potrebbe essere veramente un bel difensore centrale a quell'età. Allora, Potapovic va in prestito. Ok, un anno anche lui. 4 offerte, ma sono sempre le stesse 4 che girano. E Pedro Bondo, ma Justin Jansen, ma Thomas Jorgensen, questo mi ispira, però non so, non mi fa impazzire. Vabbè, lista preferiti, ma non sono convinto, onestamente non sono convinto. Poi ok, leviamo tutte queste notifiche e Madonna, che cazzo? Cioè, no, non è muco, io non riesco... Mi si irrigidisce la gola. Non lo so, vabbè. Ora mi sono ripreso, bastava. Allora, ancora offerte a Payne, Cefali, Traoré. No, non li vendiamo, non li vendiamo. Come devo fare per farmi comprendere? Devo parlare in inglese, se no non mi sentono. Vabbè, questo qui è interessante. Questo no, ok, questo no. Matty Pollock. Tra l'altro difensore centrale. Dusan Vlahovic. No, per favore. Basta. Dusan Vlahovic, basta. Io non ne posso più. Per favore. Poi scusate, ma sono arrivato. Già ce l'ho di là, ce l'avevo in Football Manager, ho fatto una fatica a venderlo che non avete idea, quindi insomma, anche no. Offerte ricevute, vabbè, sì, abbiamo capito. Io manco ormai ci do più peso a queste offerte ricevute, onestamente. E ci stiamo avvicinando alla partita inaugurale contro il Chelsea, che sarà una partita bella tosta. Raul Fernandes, metti dinamica così cresce un po', perché da quanto ho capito dinamica va in base all'andamento e al ruolo del giocatore, il che è molto comodo in realtà. 14 anni, vabbè, questi due siamo a posto, non possiamo toccarli al momento. Poi vediamo un attimo. Vabbè, qui siamo tutto a posto. E i giovani in Brasile, attenzione, abbiamo questo che vabbè, questo che insomma, no.
No, non mi aspettavo qualcosa di più. A dirla tutta, sono rimasto un po' male. Mi aspettavo un qualcosina. Allora, Hayden Even. Questo è spacca, questo è forte, oh. Bel giocatore. Matteo Palma, giovane italiano, però insomma, è ancora acerbo onestamente, sì, ancora un pochetto acerbo. Quindi no. Però prima del Chelsea dovremo comprare il difensore centrale, perché sennò diventa un disastro sta roba. Dobbiamo assolutamente. Perché ci serve, quindi insomma. Che cavolo è questo? Francis Lombard, Anselmo Dutra, ma che è sta gente? Ma che sono questi? Dove li hanno trovati? Scusate, che è successo qua? Quello è pure svincolato. Potrebbe essere un giocatore interessante. E beh, con quel prospetto potrebbe effettivamente. Sebastian Poz, ma mi aspettavo di più. Anzi, lo rimuovo anche dai preferiti, perché insomma, Antonio Leone lo stiamo ancora seguendo. Tyler Bindon, ma rimuovi, no? Mamadou Sarr dobbiamo aspettare. Matteo Mendoza invece è interessante, lo lascio lì. Ha delle belle statistiche. Phillips, no. Phillips no. Jamai Simpson, vabbè, non dico l'altra parola, però non mi fa impazzire. Forse è meglio così da un certo punto di vista, perché insomma Ba è forte. Ba è veramente forte. Tobias, vabbè, Tobias è fortissimo, veramente. Ma quanti soldi abbiamo adesso, con tutto il rispetto? Ma no, perché è importante sta roba da capire. 26 milioni, allora un top si potrebbe comprare, eh? Cioè, vedo male, un top, uno vicino all'80 di overall si potrebbe anche provare, anche perché penso che ormai di gente da vendere non ne abbiamo più. O dico male, perché insomma siamo arrivati. Abbiamo questi e questi ci devono bastare. Quindi abbiamo tutta gente da comprare. Abbiamo solo un difensore centrale da comprare. Simon, mamma mia, no. Non mi piace Simon, non mi piace. Questo è interessante, lo tengo qua per il momento. Nacho Guerra, no? Alvaro Ramirez, no. Molti che avevamo nei preferiti in realtà non hanno avuto la crescita che ci si aspettava, Quindi ogni tanto andare a riseguire non è una brutta roba. Può darti delle migliori, come dire, ti fa vedere meglio le cose come sono messe. Però la Mac Banda no, direi che non è il caso. Vabbè, questi tre, tanto mi guardo tutte le relazioni osservatore, perché così almeno mi levo la roba. Flo lo seguiamo. Wattara, interessante. Jeremy Pino, vabbè, questo è forte, lo sappiamo. Lucas Ornicek, portiere molto molto interessante, però 27 anni, adesso lo metto in lista per carità, però insomma. Magno dos Santos, una pippa, mi aspettavo meglio. Oscan invece Oscan interessante, sì, lo lasciamo lì. Damian Van der Haar, ma no, che aggiungi? Ho sbagliato. No, non è come mi aspettavo. John Martin, ma John Martin, cioè, non è male. Difesa 79, ma non è malaccio. Tobias invece è bello forte. Tobias è bello forte. Lennon Miller è fortissimo.
Suslov aggiunge alla lista. Arthur aggiungi, c'ha 24 anni. Gadot, difensore centrale del Napoli, 22 anni. Questo è devastante. Questo sì, si potrebbe pensare a questo giocatore che è veramente forte. E François Lombard sta un po' calando. Mattia Viti, 79, ma c'ha 27 anni. Lo metto in lista, ma per il momento, Zayn Emery metti in lista. Mihailo metti in lista per il momento, sì. Questo non posso seguirlo, quindi attendiamo. Tanto arriviamo alla partita contro il Chelsea. La prima la faremo intera perché è giusto il debutto, che è una roba un po' bella, un po' interessante. Stubbs cosa vuole? Ma veramente Stubbs, tu sei il titolare, non so se l'hai capito. È così da 4 anni. Vabbè, comunque è un po' rincoglionito. Willy Kambuala. Ammazza Willy. Victor Reis. Pure Victor Reis c'ha il suo perché. Dexter Joseph. Sì, ancora buono. Nathan Pearson. Non male. Albi e Bates. Non male, infatti, anche lui. Ok. Poi Jeremy Jacquet. È forte Jeremy, È forte. Bradley, sto ancora aspettando. Sar, vabbè. Non abbiamo i soldi per Sar, purtroppo. Per Yoro men che meno. Ovviamente. Costa una fracca. Kota Takai sarebbe interessante. Non costa neanche tanto, tra l'altro, devo dire. 15 milioni. Si potrebbe anche fare. Ok, qua a posto. Vediamo un attimo le relazioni aggiornate qua. Se c'è qualcuno di interessante. Questo è una pippa proprio. Troppo. Mariano Troilo, tu segui. Eguinaldo della Juventus. De Sousa Lemos. Ammazza. Questo proprio è... ha un bellissimo nome e cognome. Nico Gonzalez ancora a Juventus, aiuto. Ma mi avete fatto vedere veramente gli spettri qua, Aiuto, no, Nico Gonzalez, basta. Allora, prima di andare a giocare la partita, andiamo a fare il colpo in difesa. Se no qui giochiamo senza difensore centrale di livello. Allora, che dire, difensore centrale interessante. Ce ne sono tanti che stiamo seguendo effettivamente interessanti. Kambuala, Seydou, che non costa neanche tanto, 17 milioni presa. Ma Ramirez, Tobias, interessante, ma costa forse un po' too much. Franco, vabbè, no. James Nubel, 18 anni, ha quelle statistiche, ecco, già potrebbe essere un giocatore interessantissimo. Come Oscar White. Valerio Giordano sarebbe anche un italiano molto interessante. Forza 90. Giordano e Nubel se la giocano, Lui costa troppo, non abbiamo i soldi effettivamente. E Casadei anche, non male. Selt devo rimuoverlo. Ecco. Perché ogni volta fa sta cosa non la capisco. Che mi va su e giù a caso. Dopo che elimino un giocatore. Ma io quasi quasi punterei quelli. Quei due potrebbero essere... Sarebbero anche... Allora, cioè, Giordano è italiano, Nubl è inglese. Però Giordano costa di più. E ha un punto... Cioè, scusa, Giordano ha un punto overall in meno e costa di più. Qual è il senso? È anche meno alto. Chi è più veloce? Nubl, anche se è più alto. Allora James è... Scusate, costa anche di meno. È più alto, più veloce. Ha un punto overall in più. Non capisco perché dovrei pagare di più.
Allora, 19. Il prezzo di valore. Ah beh, ok. Hanno accettato come se niente fosse, insomma. Grazie, andiamo a trattare allora. James Nooble, attenzione, questo è un difensore centrale bello potente, devo dire. Vuole essere importante, beh, sarà titolare insieme a Maga. 4 anni, 4 anni sia. Ignora... No, che clausola, lascia sta. Ma quale clausola? Beh, non chiede neanche troppo, va bene, dai. Va benissimo, allora benvenuto nella ciurma, James. Beh, questo è un acquisto che, insomma, di prospettiva, ma anche di, insomma, momentaneo, oltre che di prospettiva. Ok, gestione squadra, Bidò. È stato bello, per quel poco che sei rimasto lì titolare. Allora, io mi porto ovviamente Payne. Scusate, E Bidò, vabbè, qui i 3 sostituti. Coppia difensiva Maga, Nooble, Kabari, Las, cioè proprio coppia. 4 difensori di livello per questa Premier, per questo primo anno in Premier, che sarà durissimo, però sarà molto divertente secondo me. Altre cose da vedere non ce ne stanno. Andiamo alla partita col Chelsea. Formazione titolare, assolutamente. E sono molto curioso anche di vedere le slide come funzionano qua in Premier League, perché insomma abbiamo dato sempre la colpa al fatto che abbiamo una squadra molto competitiva per la Championship, estremamente competitiva. Ora in Premier abbiamo una squadra giusta, meno competitiva che altre, quindi sono curioso di capire cosa diavolo succederà con la difficoltà. E spero che sia difficile, perché voglio veramente competere, godermela e far fatica. Porca miseria, un po' di fatica ci vuole, E dai, tutto facile sinceramente non mi piace. Non riesco a divertirmi. Dai, debutto incredibile. Poi col Chelsea, guarda, debutto subito veramente interessantissimo. Traoré, che dopo tutta la rincorsa fino in Premier è rimasto sempre con noi, debutta in Premier dopo 5 anni. È una roba incredibile. Grande Traoré. Bello che è sempre decisivo è stato, fino all'ultima stagione praticamente. Incredibile. Attenzione Azic. No, ma che ma come hai fatto a sbagliare? Ma chi è che allena il Chelsea? Sembrava... Che cavolo è? Maresca? È lui? Vabbè, comunque Al. Vai, fatti vedere. Cosa? Ma chi se ne frega? Capirai. Si è fatto male Stevao, Pace all'anima sua. Io stavo andando in attacco, stavo per fare qualcosa di buono. Vabbè, si è rotto Estevao. Ok, a noi forse va meglio così, però... Che forte. Vai, Bace, è tua, Bravo. Fa un certo effetto vedere alcuni giocatori che ci riportiamo dietro dalla Ligue 2. Ligue 2, cazzo sto dicendo. Dalla Ligue 2 fino adesso fa un certo effetto, perché... Cioè, siamo sempre rimasti con, non dico gli stessi giocatori. Qualche cambio leggero c'è stato, ma leggero proprio, cioè la formazione titolare è sempre quella, bene o male, Cambia poco e niente. Incredibile. Kabare il primo anno, Azic il primo anno, Staves il primo anno. Cioè, Kabar penso il secondo, no, Kabar, Barci il secondo, Traoré il primo anno. Che dire? Che dire? Bianco il secondo, se non vado errato, o il terzo al massimo, ma non di più. È bellissima sta cosa. Dai Nooble, devi farti vedere, Ecco. Bravo Barsh. Bravi, che rimane lì la palla, benissimo. Ripartiamo. Traoré. Bravo Traoré. Voglio vederti segnare pure in Premier, Traoré. E dai. Sarebbe meraviglioso. Bravissimo Kabar a intuire. Al. Però il Chelsea difende bene. Non è per niente semplice arrivare in porta. È veramente complicato. Sarà dura. Molto dura. Già vedo un anno abbastanza difficoltoso all'orizzonte. Però mai dire, guarda che bella.
Mamma mia, movimento. Michelazze. Michelazze. Michelazze si è troppo allungata. Non ci posso credere. Ma perché te la allunghi così tanto? Perché? Non c'era neanche motivo di allungarsela. Peccato. Era davvero un'ottima occasione. Davvero ottima. Peccato, ragazzi. Veramente peccato. Stubbs è tua? Mannaggia. Dai, Stubbs, un po' di carica. Volevi giocare? Adesso mi stai facendo una prestazione un po' così, se devo dirti la verità. Cioè, scusate, questi hanno cavato Estevao che si è fatto male per mettere Adeyemi. Vabbè. Poverini, Poverini, Estevao si è fatto male, poverini. Cioè, il ricambio è palesemente assurdo. Si fa male Estevao, mette Adeyemi. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vai. Bravi. Michelazze, non volevo mandarla lì, ma va bene lo stesso. Ilas, fatti vedere. Bravissimo, Ilas. Cosa in mezzo? Ah, Traoré di testa. Ma che è sta roba? Tra l'altro, il portiere stava per essere sorpreso da questa traiettoria particolare, da questo colpo di testa strano. Cioè, sarebbe stato bellissimo vedere il portiere battuto da sta roba. Adeyemi contro James. No. Bravo Maga. No. Bravissimo James, dai. Bravo. No, che è successo? Ma sulla ripartenza non puoi fischiare, maledetto. Comunque, primo tempo, beh, devo dire è positivo. Abbiamo avuto 2 occasioni, anche loro, devo dire, quindi abbastanza equilibrata come partita. Bella, tosta, mi sta piacendo, bene. Un po' di difficoltà finalmente, ci voleva. Bisogna provare anche Johnson che è tornato dal Manchester, a vedere come sta messo, anche se effettivamente non è cresciuto, quindi immagino che sia messo sempre uguale, bene o male. Bravissimi. Traoré. Però devi andare, Michelazze, devi andare. Ti sei fermato a guardare me. Fuori gioco. Fuori gioco. Peccato. Se lo vedevo nel giusto momento e partiva al giusto momento, questa era un'occasione impressionante. Bravissimo Kabar che ferma Adeyemi. Non sta vedendo palla Adeyemi praticamente con Kabar. Michelazze. Ma non c'è nessuno effettivamente. Attenzione, bravissimi. Traoré, è passato. No. Mannaggia. No, Azic di testa non ci arriva. Perché non ci arrivi, Azic? Bravissimo Bianco. Vai Michelazze. Però questi marcano bene, Questi marcano bene, ragazzi. Non c'è niente da dire. Marcano di un bene incredibile. Non è facile fermarli. Bravo Bianco. Ottimo. Maga. Bravissimi. Comunque devo dire, se dovessimo pareggiare contro il Chelsea alla prima non sarei triste, quindi va bene. Cioè, è un top team, che cavolo. Non è che stiamo a giocare contro la più scarsa della Premier League. Chi dici cavolo, allora mi sa che veniamo retrocessi. Il Chelsea è il Chelsea. Vai Al. Vai Al, no. No, mannaggia tutto, mannaggia. Bravissimo. Però porcaccia miseria. Non riusciamo a micca. Io vorrei fare dei cambi, se è possibile. Bravissimo Maga. Vai Traoré. Azic. Azic, buonanotte. Michelazze, Traoré. Vai Traoré. No. Peccato. Era una buona occasione. Se solo l'avesse ovviamente presa. Bravo Kabar. Come stiamo giocando, ragazzi, con una cattiveria di chi non vuole sfigurare in questa Premier al primo anno. Di chi vuole una... bravissimo Michelazze. Per Traoré. Bravi. Stubbs. Non c'è. L'ho visto tardi, l'ho visto. Stubbs. Non trovo gli spazi. Bravo Traoré per Michelazze.
Michelazze però si fa rubare il pallone. Maga. No, l'ultimo passaggio. È mancato proprio l'ultimo passaggio lì, Proprio l'ultimo è mancato. Vabbè. No, no, la beffa no, raga. Dopo sta bella partita, la beffa no. Mamma mia. Mamma mia, bravissimi. Michelazze, nostra. Vabbè, che non sto nemmeno a fare i cambi perché ormai è finita la partita. Dopo un secondo dura ancora. Che senso ha? Michelazze, Traoré. Ancora Michelazze. Vai Traoré. Vai Traoré. Sogna. No. Porca miseria, porca. Vai. Ancora Michelazze, che oggi sta giocando benissimo. Forse è il migliore in campo dei nostri, a dirla tutta. Quello che si inserisce di più. Beh, ragazzi, prima partita di campionato 0-0 col Chelsea. Secondo me non possiamo lamentarci. Poteva andare infinitamente peggio, volevo dire. Però io sono abbastanza soddisfatto di questo 0-0. Ricordiamo che contro il Chelsea non è facile portarla a casa. A prescindere dalla squadra che c'hai. Loro comunque c'hanno, generalmente parlando, una bellissima squadra. James ha giocato molto bene, devo dire. Buon debutto. Elogia Azic e motiva. Non so il perché, ma va bene così, insomma. E bene, sono molto soddisfatto di questa partita. Al, che vuoi? Ma non ti preoccupare, Al, va tutto bene, su, ti fai dei problemi. Allora, i giovani del Portogallo, Rui de Mesquites. Hai capito, Rui de Mesquites? Come rimuovi? Non potevo prenderlo? Ma perché non potevo? Victor Sousa va bene, perché mi ha fatto rimuovere il giocatore? Io sono andato a botta sicura. Ma cosa vuol dire? Vabbè, comunque questo è 61 a 16 anni. Ma no, ma non c'ho lo spazio. Ma porca miseria. Ma non ha senso, dai, non c'ho lo spazio. Questo è, se lo mandi in prestito diventa un campione del mondo. E come faccio? Non posso fare nient'altro, io ho spazio limitato. Offerte, vabbè, sempre ste offerte però, sempre per gli stessi. Ma non si può accampare così. Non si può accampare così, non si può accampare così. Vai avanti, mo che c'è il Tottenham, bella. Pure questa bella tosta, insomma. Diciamo che partite facili non ce ne stanno, Non ce ne stanno per niente. Allora, email nollette 6, addirittura, vabbè sì, tutte queste offerte ritirate non ci interessano. Non è che finisce agosto così siamo tranquilli con queste offerte che non ne sopporto più. Allora, andiamo alla partita contro il Tottenham. Ma oggi, onestamente parlando, mi porto Dale. Poverino, non ha giocato. E per il resto direi che va bene così. Allora, la maglia. Beh, ovviamente questa classica. Se no bianco e bianco non ci capiamo assolutamente niente. Allora, si va contro il Tottenham, siamo in casa, quindi vedremo il nostro stadio finalmente. Guardate che bello, è bello grande, tanta gente. E beh, è il premio giusto per il fatto che siamo arrivati in Premier. E beh, avere lo stadio più grande che si può avere. Penso sia anche normale che una squadra si ingrandisca man mano che va avanti con gli obiettivi. Michelazze, guarda Traoré, no, non ci arriva. Dale, bravo Cabar, guarda Traoré, Traoré, no. Io sto sognando il primo gol di Traoré in Premier. Lo sto sognando proprio, lo voglio. Dobbiamo farlo questo primo gol, Traoré. Dobbiamo farlo. Perché così indietro? Ma non volevo passarla così, vabbè, niente. Guarda, bravo Azic. Maga.
No, Maga. Se segnava Maga. Se segnava. Azic. Traoré. No. L'avevo visto muoversi bene. Bravo Cabar. Dale. Fuori gioco. Fuori gioco di 40 metri praticamente. Traoré. Sei partito, nessuno ti ha più fermato proprio. Nessuno ti ha anche più seguito. Quello è il punto. Dei difensori avversari sono rimasti tutti indietro. E niente. Traoré, attenzione. Guarda Michelazze. Bravi. No, ma che è sto passaggio? Stavo a di bravo. Sulla fiducia. C'era un varco. Bravo James qua. C'era un varco impressionante. Invece l'ultimo passaggio non è arrivato preciso. Bravo Ilas. Si fa vedere. Ottimo. Ilas. Vado in mezzo Traoré. No. Non riusciamo. Non si riesce a far segnare sto signore. Non c'è modo. Bravissimo Michelazze. Tosta sta partita, molto tosta. La Premier, ragazzi, è davvero un'altra roba. Proprio il livello di difficoltà è un'altra roba completamente rispetto alla Championship. Ma giusto così, però. Cioè, proprio vedi una differenza di difficoltà impressionante. Anche il ritmo è molto più veloce. Bravo Traoré. Bravissimo. Vai Dale. Anche tu da giorno 1. Anche tu. Sì Dale. Oh. 1-0. Il primo gol in Premier. Chi lo fa? Taylor Dale. Attenzione. Che giocatore. Quanto è cresciuto sto Dale. Quanto è cresciuto. Bravo. L'abbiamo sbloccata finalmente. E finalmente abbiamo segnato il nostro primo gol in Premier. Bravi ragazzi. 1-0, primo tempo fantastico. Con questo risultato non potevo chiederti meglio. Bello tutto. Però dobbiamo provare a chiuderla, che sarà un pochino complicato. Però diamo fiducia. Ancora Dale. Ora Traoré. No, però il passaggio. Brutto il passaggio, brutto. Mamma mia Barsh, cosa ha preso? Bravissimo. La palla era rimasta lì, quello ha fatto un tiro incredibile, potentissimo. No. Barsh, ancora lui. Portiere clamoroso. Ho visto uscire Kulusevski o sbaglio? Anzi, entrare Kulusevski, ancora Barsh. Che Juventino sa la sofferenza nel vedere Kulusevski e Bentancur, tra l'altro c'è anche sofferenza, non perché ci mancano, ci mancherà, anzi che stiano pur là, che non c'è grossi problemi, però insomma non è una roba bella da vedere, assolutamente. Attenzione, calma, stiamo soffrendo un po' troppo. James, che stai combinando? Mamma mia, ora. Ma come cavolo mamma mia. Ma come cavolo giocano questi quando ci si mettono? Mamma mia che robe. Da 1000 all'ora proprio, Calma. Che questi attaccano con tanta aggressività. Bravissimo Cabar, che sta facendo veramente il fuoco. Allora, cambi, perché è il momento. Se fa lì. Traoré in questo inizio di stagione non tanto bene. Arnos. Proviamo Johnson. Voglio provare, ragazzi, il capitano Price. Assolutamente sì. È anche giusto. E proviamo con Seisao. Così, del botto, dai. Un po' di cambi. Proviamo un po' di giocatori anche nuovi che non li abbiamo visti ancora. E vediamo come sono. Price per Dale. Arnos. Bravo Arnos. Dale. Vabbè, rimessa laterale. Me la prendo molto volentieri. Attenzione ancora Price. Oh, ma chi sei? No! Il primo tiro di Price è una traversa, capitano. Cazzarola. Bello sto. Che è sto passaggio, Cabar? Bello sto debutto di Price. Attenzione che potrebbe essere un campione del mondo. Il capitano. Arnos. Dale. Guarda Arnos ancora per Dale. Butta dentro. Sei fa lì. Calcio d'angolo.
ci pigliamo il calcio d'angolo molto volentieri. Lo batte Bianco, la mette dentro, c'è Sefali che di testa non è proprio il suo lavoro migliore. Dale, no, la parata, non ci credo. Dai, siamo ancora lì, su. Calma. Bianco. Guarda Dale, bravissimo. Dale è passato. Ah, no. Era passato Dale, era passato. Non ci posso credere. Dale. Bella la palla per Sefali. Non doveva andare così, ma è bellissimo Sefali. No, vabbè, non ci posso credere. Non ci ma quella traversa veramente grida vendetta, eh. Ma poi come l'ha presa? Cioè, sembrava che entrasse sicuro al 100%. Io non ci posso credere che traversa ha beccato il buon Sefali. Tra l'altro sto passaggio di Dale non era voluto che fosse così, però è venuto benissimo tra l'altro con quella deviazione. No, Dale, stop terribile. E passaggio altrettanto. 91esimo. È finita, dai. Sefali, ultima occasione. Stavolta prova a non sbagliare, però comunque sbaglia. Calcio d'angolo, ma ormai è praticamente finita. Stiamo vincendo, sarebbero i primi 3 punti della stagione. Butta dentro, mazza che pallaccia. Ma va bene così, vinciamo 1-0 col Tottenham, proprio di corto muso, ma va benissimo, va benissimo. 4 punti nelle prime 2 partite avrei firmato, perché Chelsea e Tottenham sono avversarie ostiche, quindi avrei firmato. Bene così, Dale ha giocato benissimo, devo dire, come consola, motiva, ma si è fatto gol, il gol vittoria. Buongiorno, vi svegliate, mannaggia. Elogia Stubbs, assolutamente. Comunque il capitano Price è entrato molto bene, anche se Falì e Johnson non si è visto. Fantasma proprio in tutto per tutto. E Nubel, difensore centrale meraviglioso, lo dobbiamo dire. Veramente forte. Michelazze, tranquillo, dai. Tra l'altro Michelazze 81. Hai capito? Solite offerte che non ci interessano, a dirla tutta. Kovlowski, interessante. O'Brien, tu segui. Vabbè, tu seguilo ormai. Diallo, Djukic, ma Caicedo, questo è forte. Questo è forte. Lucas Paquetá, Osimhen, vabbè, Osimhen. Antonio Leone, terzino destro, tra l'altro italiano, quindi insomma si tiene molto volentieri. Pollock, no. Bradley, Burrows, porca miseria, già in lista, ok. Edon, tantissima roba, sto esterno, sto difensore centrale del Kosovo. Perché pensavo fosse esterno io? Mi sono rincoglionito. Pensavo fosse esterno, non so il perché. Pensavo questa cosa, non chiedetemi la motivazione perché non c'è. Perché non me lo fa seguire questo qui, mannaggia? Che sembra interessante, sembra. Francis Lombard è una pippa, a dirla tutta. Sembrava campione del mondo, invece no, purtroppo non lo è. Quello di prima era buono, l'ho scartato. Mannaggia, mi sono sbagliato. Zegrova comunque 80 di overall, però 30 anni, quindi anche no, onestamente. Con tutto il bene, con tutta la stima che ho, ma no. Poi, offerte ricevute, sempre le solite. Dale che vuol giocare, vabbè. Va bene, giocherai in Carabao, non ti preoccupare. Nel prossimo episodio giocherai. Penso che sarà comunque il titolare Dale, Adesso ho messo Al, ma sappiamo che Dale in certi casi è molto meglio di Al, onestamente. Allora, vediamo un po' le crescite dei giocatori che sono in prestito, ma anche no, volendo, quelli che abbiamo anche noi in squadra. Cabar +1, anche Bray se non vado errato.
e Sultano più 2, Maga più 1, ma quello l'avevamo già visto, con Sesao più 1, Gebase più 1, e Zola più 2, Dale più 1, Girgal più 1, Kitela più 1, Mu più 1, Kuban più 1, Capalu più 2, Price già 80 più 1, Rijali più 1, Abamelik più 1, Capanazze più 2, Allen più 1. Sì, sono sempre Zumara più 3. 70 è arrivato. 70. Il Marcio più 1. Nasno più 2 al Napoli. Mamma mia, Nasno. Questo diventerà fortissimo. Potapovic più 3. È appena andato via, tra l'altro. Temir più 2. Atkinson è rimasto lì 71. Va bene così. Allora ragazzi, anche il vivaio, ma penso che il vivaio ci siano poche e infatti non è cresciuto nessuno. Prossima volta finiamo il calciomercato, ormai è già finito, però concludiamo a livello di calendario. Facciamo la Carabao e Arsenal e Brentford. Tanto ormai il calciomercato per noi è bello che chiuso, abbiamo fatto tutto. E io vi ringrazio tanto a questo punto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!